Vorrei togliere subito l'accezione negativa che si dà al termine dieta, in quanto dieta in realtà significa proprio stile di vita e quindi il modo di vivere di ogni individuo che comprende l'alimentazione, i rapporti sociali, l'aspetto psicologico, l'attività fisica e quindi non deve essere vista come dieta, oddio, non si mangia, sacrificio, cosa negativa, no. È semplicemente lo stile di vita di ognuno di noi e questi fattori possono contribuire o meno all'aumento del rischio di patologie croniche non trasmissibili come il diabete, l'obesità, le malattie cardiovascolari, il cancro, per cui è bene prevenire per poter invecchiare in salute, dato che ora l'aspettativa di vita delle donne è arrivata a 85 anni e degli uomini a 80 anni, quindi è bene anche invecchiare in salute e ricordiamo che la definizione di salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia. E alla base di queste malattie infatti ci sono fattori di rischio correlati appunto a questo stile di vita che abbiamo detto comprendere movimento, alimentazione, aspetto mentale e quindi è bene puntare appunto ad avere un'alimentazione sana, ad evitare l'uso di tabacco, di alcol e muoversi quanto il più possibile, in modo che allunghiamo sì l'aspettativa di vita, ma anche la qualità di essa. Per quanto riguarda appunto l'aspetto nutrizionale, è stato dimostrato che dalle ricerche scientifiche che gli effetti favorevoli sulla salute si hanno quanto più il regime alimentare si avvicina alla dieta mediterranea, quello che appunto il biologo americano Ansel Keys chiamava come lo stile di vita migliore per vivere bene e più a lungo, tanto che è stata riconosciuta dall'UNESCO nel 2010 come patrimonio immateriale dell'umanità. La dieta mediterranea rappresenta un insieme di pratiche, di tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, quindi la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e il consumo del cibo delle comunità del Mediterraneo, Spagna, Grecia, Italia e Marocco. Queste abitudini purtroppo oggi sono state in parte dimenticate per lo sviluppo comunque delle industrie, della tecnologia, del cambiamento del ritmo di vita, non si ha più quello stile di vita di una volta, purtroppo. Perché in realtà nella sua essenza la dieta mediterranea è caratterizzata da una combinazione perfettamente bilanciata di frutta e verdura di stagione, pesce, cereali, legumi, olio extravergine di oliva, con basso ridotto apporto di carne, formaggi e alcol. E questa che vediamo qui è la piramide alimentare mediterranea riferita alla popolazione adulta perché c'è anche quella per il bambino ed è una rappresentazione grafica del modello alimentare di riferimento di facile comprensione ed utilizzo per la popolazione. È una strategia educativa, diciamo, per far orientare bene la popolazione sulle scelte alimentari salutari e alla base della piramide troviamo gli alimenti che devono essere consumati con maggior frequenza. Il piatto del mangiar sano è stato creato dagli esperti di nutrizione dell'Harvard School Public Health ed è una guida per creare pasti salutari e bilanciati, sia che siano fatti su un piatto a casa, sia che siano da portare via, quindi ecco, un pranzo da sport o da scegliere al ristorante. E la grandezza dello spicchio va comunque a rappresentare la quantità che quel determinato macronutriente deve occupare nel piatto. Eccoci, allora introduciamo quelli che sono un po' i mattoncini dell'alimentazione umana che vanno a costituire gli alimenti e dai quali si ricavano i nutrienti dopo digestione e assorbimento e questi macronutrienti sono quelli che ci forniscono l'energia per nascere, crescere e mantenerci in vita. Sono appunto i carboidrati, le proteine e i grassi e la quantità totale di grassi, proteine e carboidrati che assumiamo in giornata vanno a rappresentare il fabbisogno calorico giornaliero di un soggetto, quindi l'introito. E questo introito, se è bilanciato da altrettante perdite, ci permette di mantenere il peso corporeo in maniera stabile, quindi di mantenerci più o meno in salute per quanto riguarda un normopeso.
E poi bisogna puntare molto sulla qualità degli alimenti, variare le scelte e dosare bene le quantità insieme ad un esperto della nutrizione. E carboidrati prediligendo quelli magari integrali, più ricchi di fibra, vitamine e minerali, e le proteine, se possibili un 50% animali e un 50% vegetali, mentre i grassi da preferire per lo più, o almeno il 50% di quelli che dobbiamo assumere, che appunto derivino dall'olio d'oliva, che è il principe della dieta mediterranea. Allora, i carboidrati. I carboidrati apportano circa 4 kcal per grammo e svolgono una funzione principalmente energetica, perché sono quelli che ci forniscono il glucosio, che poi viene utilizzato dai muscoli e dal cervello principalmente. Vediamo cosa dicono i LARNE. I LARNE sono i livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana, elaborati dalla SINU, che è la Società Italiana di Nutrizione Umana. I LARNE ci dicono appunto che, come abbiamo già detto, i carboidrati totali dovrebbero ricoprire il 45-60% dell'energia totale giornaliera per un soggetto, ma bisogna prestare molta attenzione agli zuccheri semplici, perché appunto bisogna tenerli, diciamo, al di sotto del 15% dell'energia totale, perché sono quelli che da bambini magari ci aumentano il rischio di sviluppare le carie, ma anche per l'adulto, insomma, carie e diabete. E poi hanno effetti potenzialmente legati, effetti avversi alla salute, quindi bisogna dosarli bene. Un'altra tipologia, diciamo, di carboidrato ma che non apporta calorie è la fibra alimentare, che rappresenta una categoria appunto di carboidrati non digeribili e quindi non disponibili, ma molto importante per il corpo e per il benessere, perché viene demolita viene utilizzata come nutriente dai batteri dell'intestino per produrre dei composti attivi che sono molto importanti per noi. Addirittura alcuni vanno a finire direttamente nel cervello, perché c'è proprio questo collegamento tra intestino e cervello. E i LARNE ci dicono che appunto negli adulti l'apporto di fibra dovrebbe essere almeno 25 grammi al giorno, per apporti di calorie intorno ai 2000 calorie al giorno. Nell'età evolutiva è un pochino più bassa la quantità di fibra da assumere. Ok, perfetto. E quali sono questi carboidrati? I carboidrati sono appunto i cereali, meglio se integrali, quindi non raffinati, i cosiddetti primi piatti. Poi ci sono anche i legumi. Altra fonte di carboidrati disponibili sono le patate, i tuberi, frutta e verdura, compresi fagiolini, castagne e zucca. Sì, questi sono fonti di carboidrati. E zuccheri semplici, quelli che vi dicevo prima, a cui bisogna porre un pochino più attenzione, perché, ripeto, aumentano il rischio di patologie quali diabete, l'obesità, e si trasformano in massa grassa nel soggetto sedentario. Adesso passiamo alle proteine. Le proteine, anche queste, oltre a rappresentare una fonte di energia, perché ci danno 4 kcal per grammo, intervengono in moltissime attività all'interno del nostro corpo, ma la principale è la funzione plastica. Quindi forniscono al corpo gli aminoacidi che sono necessari per produrre le cellule, per produrre i tessuti, gli organi. Pensiamo al muscolo, ad esempio, la formazione del muscolo, che è fatto di proteine. E l'apporto delle proteine varia in base alla fascia d'età, al sesso, allo sport e allo stato fisiologico speciale, quindi anche nella donna in gravidanza c'è un diverso apporto proteico nei vari trimestri. E come vediamo, i LARN ci dicono che più o meno l'apporto, l'assunzione raccomandata per la popolazione è di circa 0,9 grammi per chilogrammi di peso corporeo al giorno di proteine. Ma questo numero è molto variabile, perché, ripeto, in un soggetto sportivo questo numero può aumentare tranquillamente, poiché c'è un ricambio del muscolo molto importante, quindi con l'alimentazione deve sempre avere disponibile la quantità sì di carboidrati, ma anche di proteine, per sintetizzare nuovo muscolo quando si allena. E possiamo andare avanti. Allora, le proteine quali sono? Le proteine sono sia di origine animale che vegetale.
Però c'è un piccolo, c'è una cosa da puntualizzare, cioè che le proteine vegetali mancano di alcuni nutrienti, diciamo di alcuni amminoacidi, che se combinati con altre proteine diventano un pasto completo. La famosa pasta e ceci o pasta e fagioli viene sempre consigliata perché comunque il frumento, cioè la pasta, anche se è carente di lisina e tronina, abbinata al legume riesce a diventare un pasto completo, perché il legume invece ha la lisina e quindi si completano come un puzzle. Ora abbiamo gli ultimi mattoncini, gli ultimi macronutrienti, che sono i grassi, e diciamo sono i più calorici perché apportano 9 kcal per grammo, ma in realtà hanno anche moltissime funzioni all'interno del nostro corpo, sia biologiche che strutturali che di trasporto, hanno innumerevoli funzioni. Quindi proprio per questo motivo i grassi, i lipidi devono far parte della nostra dieta in proporzioni sì adeguate, ma facendo attenzione alla qualità, prediligendo quindi i cosiddetti grassi buoni. Cosa dicono i LARN? Allora, si pone particolare attenzione soprattutto per la quantità di acidi grassi insaturi. Quelli monoinsaturi derivano dall'olio d'oliva e quelli devono essere il 50% dei grassi che assumiamo. Poi i restanti devono derivare dai cosiddetti grassi poliinsaturi, di cui fanno parte anche i famosi omega 3 e omega 6, gli acidi grassi cosiddetti essenziali perché noi non siamo in grado di produrli da soli, quindi li dobbiamo assumere per forza con gli alimenti. Per questo i LARN prestano particolare attenzione alla quantità di questi omega 6 e omega 3 da assumere, e se leggiamo sotto c'è scritto anche acidi grassi trans il meno possibile, perché appunto i trans sono quelli, i grassi cattivi, i grassi che correlati più al rischio di patologie, e sono i grassi quelli idrogenati che derivano appunto dai i cornetti dolci, dalla carne, dai derivati, quindi i grassi quelli appunto che sono stati ottenuti industrialmente, margarine, quindi oli vegetali modificati. Questi sono quelli dannosi per la salute. E altri invece sono appunto gli acidi grassi essenziali omega 6 e omega 3, a cui bisogna prestare molta attenzione soprattutto per la donna in gravidanza, che è fondamentale per poi far sviluppare bene il sistema nervoso del bambino. E vediamo ora quali sono questi grassi. E quindi anche qui ci sono sia fonti vegetali che animali. Quelli animali prestare più attenzione perché possono avere un bel contenuto di grassi saturi e grassi trans, e quelli però gli effetti benefici sul sistema cardiovascolare sono stati provati scientificamente per quanto riguarda l'olio d'oliva. Quello è quello che ci va, diciamo, è quello che va ad alzare il colesterolo buono, che aiuta a ridurre quello cattivo, che ci protegge più dalle patologie cardiovascolari. Quindi è bene sempre inserire una buona fonte di olio d'oliva sia a pranzo che a cena, anche lì senza esagerare, dosando bene la quantità. E altre fonti di grassi monoinsaturi sono le nocciole e l'avocado, mentre gli omega 3 e gli omega 6 li ritroviamo per lo più nelle noci, nel pesce azzurro, nei semi di lino, negli oli spremuti a freddo, e semi vari, quindi sesamo, girasole, eccetera, e la frutta secca. L'acqua è un tasto dolente per tutti, ma come vediamo apporta 0 kcal, quindi dobbiamo bere, non abbiamo scuse. E l'acqua è un alimento, è alla base della piramide alimentare ed è regolamentato da numerosissime leggi. È alla base della piramide alimentare perché comunque va assunta giornalmente, e i LARN ci dicono quanta acqua bere al giorno, e varia ovviamente in base all'età e al sesso, ma anche allo stato fisiologico speciale, quindi gravidanza e allattamento, che aumenta in modo considerevole la quantità d'acqua per appunto far fronte a tutte le esigenze della mamma e del bambino.
E in generale diciamo che i maschi adulti dovrebbero bere 2,5 litri d'acqua al giorno e le femmine 2 litri d'acqua al giorno. L'acqua è così importante perché noi siamo fatti di acqua e il nostro corpo per la maggior parte è fatto di acqua, oltre che da grassi, proteine, glicogeno, che insomma carboidrati, perché rappresenta più o meno il 60% del peso corporeo, che come vediamo dall'embrione fino all'anziano questa quantità varia. Ma in media un adulto ha un 60-70% di acqua rispetto al peso corporeo. Ed è la nostra benzina, è appunto che ci fa svolgere tutte le funzioni vitali. Senza acqua non possiamo vivere, quindi è molto importante. Oltre a mantenerci in vita, l'acqua svolge numerose funzioni che magari non ci pensiamo mai, ma comunque ci elimina le sostanze di rifiuto con l'urina, favorisce lo sviluppo muscolare, ha un effetto estetico, quindi dà forma e rigidità ai tessuti, favorisce, lubrifica le articolazioni, insomma ci aiuta nei processi digestivi, quindi ha innumerevoli funzioni. E ricordiamo però che l'acqua non è solo quella che beviamo insomma dalla bottiglia, ma anche gli alimenti contengono acqua e noi assumiamo circa 700-1500 ml di acqua esogena, quindi che deriva da fonti esterne, l'acqua naturale, l'acqua frizzante, l'acqua contenuta negli alimenti come la frutta e la verdura che sono ricche di acqua, tisane, infusi, tè, brodi, latte, succhi, bevande. Insomma, queste sono tutte fonti di acqua e poi anche nel nostro corpo viene prodotta da sola una quantità di acqua, circa 600-700 ml, viene prodotta dal metabolismo dei macronutrienti proprio all'interno del nostro corpo. Ora vediamo i micronutrienti, quindi sono micro perché il loro apporto rispetto a quelli di prima non si parla di grammi di cose, ma qui parliamo di microgrammi, nanogrammi, quindi piccole quantità, ma che sono essenziali anche questi per vivere e svolgere tutte le funzioni. E sono non energetici perché non apportano calorie e essenziali perché noi da soli non siamo in grado di sintetizzarli, ad eccezione di un paio di vitamine che vengono prodotte anche dalla flora batterica intestinale. E questi micronutrienti li possiamo dividere in minerali e vitamine. I minerali sono appunto il sodio, il potassio, il calcio, il fosforo, cloro, magnesio, ferro, rame, zinco, selenio, iodio, fluoro, manganese, cromo e zolfo. E i minerali li ritroviamo praticamente in tutti gli alimenti, compresa l'acqua. Ricordiamo anche l'acqua che è un'importante fonte di calcio, specialmente poi per la donna in menopausa che ha maggior rischio di osteoporosi. Le vitamine invece li possiamo dividere in liposolubili e idrosolubili. Quelle liposolubili sono la A, la D, la E e la K, e essendo liposolubili, ce lo dice la parola, sono quelle che si vanno un pochino più a legare ai grassi, ai lipidi, lipo. Quindi le ritroviamo più magari in alimenti come il latte, il formaggio, il tuorlo dell'uovo, il fegato, l'olio di fegato di merluzzo, il salmone, la zucca, carote, frutta secca, cereali, frutta, ortaggi e olio, ma anche in altri alimenti. Mentre quelle idrosolubili sono quelle che diciamo si diluiscono e le buttiamo via anche con i liquidi, quindi anche con le urine, e vanno dalla B1 in poi, diciamo, sono B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, la C, la biotina, ma ne stanno scoprendo anche altre, ci sono anche altre vitamine, e le ritroviamo per lo più nei legumi, nei cereali, nella frutta, nella verdura di tutti i colori, perché ogni colore è anche lì associato a un tipo di vitamina, lievito, latte, carne, pappa reale, noci, uova e tanti altri alimenti. E le vitamine appunto svolgono numerose funzioni nel nostro corpo, partecipano a tutti i metabolismi, quindi anche queste sono fondamentali e un'eventuale integrazione va stabilita con uno specialista. Ricapitolando un po' qual è il nostro obiettivo, che è quello della salute, quindi di invecchiare in salute.
una buona dieta, io ripeto, dieta intesa come stile di vita, ma qui significa piano alimentare. Il piano alimentare dimagrante deve sempre includere tutti gli alimenti in maniera quanto più equilibrata. Per questo deve essere fatto un piano alimentare specifico per ogni individuo. Ma per fare questo dobbiamo considerare diversi fattori. Questo è un esempio di menù settimanale, ovviamente non va seguito, è semplicemente un esempio senza quantità, senza nulla, giusto per ecco, renderci più o meno conto di come può essere impostato un menù. E si possono fare 3 pasti principali più 2 spuntini o anche più in base alle necessità, se è un soggetto sportivo, se è una mamma in allattamento, comunque anche lì va valutato il tutto. E attenzione al digiuno prolungato, come già detto prima, perché non si può fare da soli un digiuno prolungato, ma deve essere comunque sotto controllo medico specialistico, e ci sono tante tecniche di digiuno oggi che si stanno studiando. E questo è il menù, nel senso una colazione completa, degli spuntini fatti con la frutta o con la verdura, perché no, anche la verdura cruda può essere utilizzata come spuntino, ed è anche un modo per mangiare le famose 4-5 porzioni al giorno di frutta e verdura, abbinata magari alla frutta secca, allo yogurt, a un affettato magro, a dei lupini che sono appunto fonte anche di proteine. A pranzo abbiamo comunque una fonte di carboidrati, di proteine e di verdure, sempre oli extravergini di oliva. Merenda stesso discorso, quindi yogurt, cioccolata, pane, vasa, una fonte sia di proteine che di carboidrato. Terminiamo con prevenire meglio che curare, come è ovvio che sia, perché questa foto qui non è per fare una lezione di biochimica o altro, è semplicemente per capire che sia un eccesso di nutrienti che un'eccessiva carenza di nutrienti portano a entrambe a una cosa negativa, quindi invecchiamento, cancro, indebolimento del sistema immunitario e potenziamento del rischio di cancro. Quindi sia l'eccesso che l'eccessiva carenza non vanno bene. Bisogna sempre trovare il giusto equilibrio, che deve essere valutato magari da uno specialista, o comunque attraverso le linee guida un soggetto dovrebbe più o meno orientarsi bene nelle scelte.